Bella da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di una band cilena e del suo secondo disco, radicato in un black metal atmosferico non eccezionale, ma onesto e godibile. Se si pensa alla geografia del metal, il Cile non è il primo paese che viene in mente. Eppure nella nazione sudamericana già alla fine degli anni '80 esisteva un piccolo nucleo di band, da cui poi nel tempo si è creata una scena vivace e molto attiva. A provarlo, se non altro, ci sono le tante realtà cilene di cui nel corso del tempo ci è capitato di occuparci per Heavy Metal Heaven. Realtà di tutti i tipi, ma almeno per ciò che abbiamo visto, nel paese del Sud America sembrano andare forte soprattutto il thrash e il metal estremo. È proprio il secondo mondo che si rifà anche l'ensemble di oggi, gli Umbrio. Nati nel 2019 a Valdivia come side project di gruppi della zona, da allora non hanno perso tempo. Oltre ad alcuni demo ed EP, sono già 2 i full length pubblicati, tra cui l'ultimo, Quintessentia Nocturna, è uscito lo scorso 20 novembre. Al suo interno i cileni affrontano un black metal atmosferico della corrente più classica, ispirato in particolare a Burzum, come si può sentire benissimo in Interludio, breve brano con suoni ambient e una chitarra lenta, funerea. Ma i cileni non rinnegano l'incarnazione più tradizionale, a tratti tornano addirittura indietro, al passato della scena norvegese, mentre più spesso vi si ispirano con forza. A tal proposito non si può evitare una menzione a O, che alterna uno scream tipico e un pulito solenne. Ricorda da lontano Attila Shihar, senza la stessa versatilità ma con un'attitudine teatrale simile. È il principale spunto di personalità di Quintessentia Nocturna, che per il resto si attiene molto ai canoni del genere. Ciò per gli Umbrio è allo stesso tempo un bene e un male. Da un lato il loro suono atmosferico, spesso ricorsivo in maniera voluta, funziona e avvolge in sensazioni oscure e malefiche come è stato pensato per fare, anche grazie a un suono sporco, al limite con raw black metal. Dall'altro però i cliché a tratti pesano e rendono la scaletta un po' ondivaga, con pezzi di impatto affiancati ad altri invece meno incisivi. È il principale difetto dei cileni, pur non essendo in fondo così determinante. Di fatto, tra i 5 pezzi effettivi in scaletta, giusto un paio sono meno validi e in ogni caso si attestano su livelli discreti, riuscendo almeno a non annoiare. Gli altri invece colpiscono, come Envueltos Insignios Errantes, breve e tipica ma convinta a sufficienza per incidere con la sua malvagità prepotente, e giusto una parentesi Moja al centro per rifiatare. Oppure c'è Delirio del misticismo nocturno. Ha una solennità, un tocco melodico e una variabilità che ricordano i migliori dissection in salsa atmosferica. Il picco tuttavia è Vientos del clamor del pasado, drammatica e più melodica della media, ma senza perdere in cupezza. Quest'ultima a tratti è strisciante nei momenti più lenti e presente anche in quelli più dinamici. Ottimo anche il finale, che sterza con forza su qualcosa tra punk, Motorhead e black, per poi evolversi con rabbia nell'ultimo. Non stona, anzi dà al brano un tocco ulteriore di personalità e impatto. Insomma, pur senza eccellere, Quintessentia Nocturna si rivela un buon lavoro, oscuro e almeno un paio di gradini sopra la media del genere. Di sicuro non è macinare vuoto fatto di blast beat e scream alla rinfusa, né un disco espanso ma incapace di evocare alcunché. Al contrario, le idee e le atmosfere incidono al punto giusto. Non fanno urlare al miracolo, ma in fondo non è un problema così grave, anzi. Per chi può apprezzare una buona dose di atmospheric black metal tradizionale, ma non scontato, senza troppe pretese se non di evocare sensazioni oscure, gli Umbrio sono una scelta valida. Voto di Heavy Metal Heaven 76 su 100. Per oggi abbiamo finito. Se ti abbiamo incuriosito a proposito dei cileni, scrivicelo nei commenti oltre a mettere like e condividere. Ti esortiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e a cliccare sulla campanella delle notifiche per non perderti neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Puoi infine seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link alle rispettive pagine qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!